Questo è un documentario su di loro, sui 4 vulcani attivi italiani più importanti: Vesuvio, Campi Flegrei, Stromboli e Etna. Di documentari sui vulcani ne sono stati realizzati a centinaia. Eruzioni spettacolari, fiumi di lava incandescente, riprese mozzafiato. Noi volevamo fare qualcosa di diverso, raccontarvi non solo gli aspetti scientifici, ma anche quelli antropologici, cioè come le persone convivono con questi giganti tutti i giorni. 4 vulcani, 4 concetti. Il Vesuvio è l'icona. Il vulcano per eccellenza. Se pensiamo ad un vulcano, probabilmente penseremo alla silhouette del Vesuvio. I Campi Flegrei sono l'invisibile. Perché trattandosi di una caldera, cioè di una depressione, non li abbiamo mai davanti ai nostri occhi, ma ci siamo dentro senza nemmeno accorgercene. Stromboli è la solitudine. Un luogo distante dalla frenesia, nel mezzo del Tirreno, con pochissimi residenti. E poi c'è l'Etna, che è la vita. È il più vasto e alto di tutti e le sue morbide pareti hanno dato origine alla città di Catania, ai villaggi, a una comunità che vi ha costruito generazioni, storie e futuro, creando appunto una vita brulicante. E ora il nostro meraviglioso viaggio parte proprio dall'Etna, dal livello più basso, quello del mare. Voglio dire una cosa. Questo è quello che ho da dire. Mamma santa. Sdraiatevi. Allora ragazzi. Ok. Per arrivare sdraiati sulla tavola ci si poggia sempre con le mani, evitando sempre il contatto con le ginocchia. Questo non va bene. E la palettata avverrà con un braccio che cerca in avanti l'acqua e l'altro che sta tendendo. Mentre il braccio spinge, l'altro va in avanti di nuovo, ok? La cosa più importante è cercare di palettare mantenendo sguardo avanti e spalle ferme. Quindi cercate di allenarvi tenendo il petto alto, le spalle ferme e spingere la sabbia lontano. Presa, trazione, spinta. Presa, trazione, spinta, ok? Attacco. 1. Mi sollevo con tutte e 2 le punte dei piedi. Ok? 2, piede dietro in appoggio internal plant, ok? 3, parte finale, ginocchio al petto, postura che abbiamo imparato prima. Attacco. 1, 2, 3. Postura. Esatto. Meno male che l'acqua era piatta, perché se ci fossero state le onde, buonanotte, cioè sai quante cadute. Ehi. Azione! Vai, bro, vai! Andrea, sei troppo adesso. Era gennaio.
per essere la prima volta sei un regalo enorme! Sei un allievo meraviglioso. Ah, ci sono le colonne. Pum, a terra. Ci sono le mura degli appartamenti, delle case. Mosaici, cioè. I mosaici, i gradini, le statue che avete visto appartengono all'antica città di Baia, nel Golfo di Pozzuoli. Siamo nel cuore dei Campi Flegrei. Un patrimonio sommerso ad appena 5 metri di profondità. Se volete, è l'Atlantide del Tirreno, dove i ricchi dell'antica Roma trascorrevano la villeggiatura. Per vedere davvero i Campi Flegrei, per apprezzarne la natura vulcanica, li devi vedere dall'alto. Guardate, qua sta Napoli. Tutti questi sono i Campi Flegrei. Li vedete tutti questi cerchietti? Sono tutti edifici vulcanici. È praticamente una zona mitragliata da vulcani. In questo cratere qui, c'è un ippodromo. Ci corrono i cavalli. Si fanno concerti. Qui, in questa zona qui, c'è lo Stadio Maradona, dove ogni domenica o quasi 60.000 persone guardano la partita. Qui in questa zona c'è Bagnoli, cioè un quartiere dove fino a qualche decennio fa si faceva l'acciaio per tutto il mondo. So cosa state pensando, ma com'è possibile che le persone che vivono lì non si rendano conto dei pericoli? Sapete cos'è? È che qui un'eruzione vulcanica è lontana dai pensieri. È lontana dai pensieri e dalle quotidianità delle persone. I motivi, secondo me, sono 3. Il primo è che si tratta di un vulcano, come dicevo, invisibile. Non lo vedi. I Campi Flegrei sono il contrario di un rilievo, sono una caldera, che significa depressione. E perché sono un vulcano depresso? Perché le eruzioni passate hanno espulso così tanto materiale da sottrarre letteralmente la terra da sotto i piedi, causando quindi un collasso. Il secondo motivo, secondo me, è legato al nome. Pensateci, il nome Campi Flegrei, che significa campi ardenti, essendo al plurale, non evoca la singolarità tipica di un vulcano. Se fosse invece Campo Flegreo o semplicemente Vulcano Flegreo, forse sarebbe più facile associarlo ad una presenza definita che inevitabilmente incuterebbe un timore. E infine c'è un terzo motivo, forse il più importante di tutti, è che questo vulcano non produce eruzioni da 5 secoli, per cui manca proprio la memoria del pericolo. Oggi nella zona rossa dei Campi Flegrei vivono 500.000 di persone e questa zona rossa interessa parte della città di Napoli, Pozzuoli, Bacoli e altri comuni dell'area flegrea. La scossa di ieri sentita? Dove stavate? A casa. State forti? Che appena le sentite che pensate? Che era 3, 4, 1, 2, 3, bella pesante. Dopo ci siamo abituati. Ormai siamo abituati. La convivenza con il vulcano si manifesta soprattutto con il cosiddetto bradisismo, ovvero il lento movimento, bradipo, bradisismo. Il bradisismo è come un respiro, è il respiro del vulcano. Il complesso sistema vulcanico della caldera causa un lento innalzamento e abbassamento ciclico nel tempo del livello del suolo. Nei momenti di bradisismo ascendente, quindi quando la terra sale, si generano i terremoti con cui le popolazioni flegree convivono e che temono. A volte i sismi, che sono anche molto superficiali, quindi parliamo di 2-3 chilometri, si avvertono quotidianamente con delle intensità tali da mettere in pericolo non solo la stabilità degli edifici, ma la notte la gente non dorme, la notte non ti fanno dormire questi terremoti e le persone nelle loro case non si sentono al sicuro. è stata forte. Io in verità non è che l'ho sentita tanto, perché in quel momento stavo facendo... In macchina? No, stavo facendo degli spostamenti per far entrare in un'altra macchina. Ah.
questo è stato, però terribile, incredibile. Che mia figlia è uscita spaventatissima dal centro, papà vai a piacere. Sua figlia come sta vivendo questa cosa? Cioè il fatto che ora ha quasi diciamo 18 noi a anni. Monteruscello, Vabbè, Monteruscello si sta più tranquillo. molto meglio, quindi Certo. viviamo, è stato un momento che si a scuola, pure va lì a Lione Toriano, Sta qua. una vacanza. Di vivere questi momenti, perché purtroppo l'arco della giornata, 24, quindi può succedere sempre. Comunque le scosse stanno praticamente tutti i giorni. Ma ieri è stato Ieri è stata forte. fortissimo. I Campi Flegrei hanno consegnato alla storia recente due importanti crisi bradisismiche, negli anni 70 e negli anni 80. In entrambi i casi seguirono sfollamenti di importanti pezzi della città di Pozzuoli, che è il cuore della caldera. Poteva essere l'occasione per ridurre il numero di cittadini nell'area, ma come spesso accade in Italia, terminate le crisi è avvenuto il contrario. Gli sfollati sono stati rimpiazzati da nuovi residenti e sono sorte nuove case, anche abusive. Dal 2005 siamo in una nuova fase di risalita e negli ultimi anni in una nuova crisi bradisismica. Ecco perché ci sono terremoti continuamente ed ecco perché la gente del posto è nervosa. Praticamente quando fa quella settimana scorsa, quando faceva settimana, 10 giorni, un mese di scorso, e al di là della tensione che tu avvertivi o non avvertivi, perché poi ci convivi, nessuno di noi ha la possibilità di dire io me ne vado perché è povero, perché tu non sai se una cosa succede, molto succede fra 30 anni. Quindi non è che tu puoi lasciare la tua attività, qualsiasi tipo di attività, famiglia, lavoro, quella che è. Se qualcuno ha la forza, la voglia, se ne va. Certo. Ma non ti posso dire, cioè non è che dici io ho 100 euro, 1000 euro, 10.000 euro, 100.000 euro da parte per poter cambiare vita. Cioè, ne pure la voglia e la possibilità di. È una cosa oggi di figlia a soldi. 50 anni, a 60 anni, a 30 anni, una famiglia che vuole cambiare vita, ma come fa? Considerate che solamente nell'ultimo anno, solo nell'ultimo anno, la città di Pozzuoli si è alzata di circa 20 centimetri. Dal 2005 ad oggi il terreno si è alzato di circa 140 centimetri. Parliamo di 1,5 metri. Voi pensate che io sia in acqua? In realtà non c'è l'acqua. La barchetta è sulla terraferma e non perché l'acqua si è ritirata, ma perché il livello del suolo si è alzato. Questo porticciolo si è alzato di 1,5 metri. Ciao Renzo. Benvenuto a Come Stromboli. Io sono emozionatissimo. Qua ci stanno solamente 3 ruote. Alapa. L'APA. Alapa, noi ce la chiamiamo L'Ape Carra. La Pecar è l'APA. l'Alapa. Ah, bellissimo. Caspita, la benzina costa 2,19 euro al litro. Hai capito? Tanto. Eccone un altro. Buongiorno. Avete? Ma ci sono anche mezzi elettrici? Ah sì, ci sono dei mezzi elettrici. Sì, si è passato gli ultimi 10-15 anni, si è passato soltanto nell'elettrico, tanto diventa obbligatorio durante la notte. Perché la Pecar può andare, la Lapa ci può andare ovunque. La Lapa ci può andare ovunque, però fa un burdello. Tanto dove deve andare? 10 minuti ad andare, dici perché stai? Prima di farti vedere quello che c'è dietro il sipario, che rende unico questo luogo, per cui attrae così tante persone, ti porto a casa mia. Ti faccio vedere un po' quello che succede tutti i giorni, che dipende dal tempo e dipende da quello che fa la montagna. Ciao Franco. Sono venuto a Stromboli per fare questo. Non l'ho mai fatto. Ah vabbè.
L'acqua generalmente la si lascia sempre aperta, sai? Anche d'inverno, anche d'estate si lascia aperta la notte. A volte l'ubriacone che ti cerca redenzione. Eccoci. Eccoci qua. Bene qua. Grazie. Ferma Duraction, ferma. Lo zainetto. Oh, eccoci a casa. Ferma, vieni qua. Diamo una mano a lei. Eccola. Là. Andiamo. Ciao Fabri. Ciao Fabrizio, grazie. Questa è casa mia, Andrea. E che cosa è successo qua? Che è sul terreno? Stai facendo dei lavori? No, ma quali lavori? Questo me l'ha portato il vulcano. Caspita, veramente a 2 passi da casa. Questo in 20 minuti di pioggia. E ora che ci fai con questo materiale? Intanto mi sono protetto casa. Ho riutilizzato tutto per poter fare questo muro che ricopriremo a muro a faccia vista. Poi vedi qui quante pietre che ci sono. Ne sto facendo vari muri. Comunque tu qua la mattina ti svegli. Boh. Il faro del Mediterraneo. Questo era il nome che gli antichi attribuivano all'isola di Stromboli, grazie alla sua costante attività esplosiva, così caratteristica da essere riconosciuta e classificata nel mondo scientifico come attività, appunto, stromboliana. I marinai hanno sempre usato i bagliori di questa attività per orientarsi durante le lunghe e pericolose navigazioni notturne nel Tirreno. Stromboli è uno dei pochissimi vulcani a manifestare un'attività persistente. Da diversi secoli si verificano piccole esplosioni con il lancio di frammenti di lava incandescente, lapilli e cenere che avvengono a intervalli relativamente regolari. Parliamo di minuti, ore, insomma, se ci andate sicuramente la vedrete questa attività. Noi abbiamo avuto la fortuna di poter visitare l'isola con una guida d'eccezione. Renzo Zaia è figlio d'arte. Anche suo padre Zazà è una guida vulcanologica. Ci hanno fatto capire molto da vicino il significato di vivere su un'isola che allo stesso tempo è al centro di tutto e così lontana. Guarda qua. Questo è mio padre. Buongiorno. Buongiorno. Si faccia stringere la mano. Vieni. Stringiamoci bene. Molto piacere, Andrea. mio. Questa era dell'ultimo fango, l'ultima pioggerellina che ha fatto l'altro giorno. Sì. Dopodiché, il motivo anche l'incendio. L'incendio sì, Del 2022. del 2022 ha fatto le ferite, perché qua era tutto bruciato, perciò ha fatto le ferite nei canali. Che, scusami, non è un incendio naturale. È stato un incendio che è scappato durante delle riprese di una fiction, diciamo. Ecco. Quindi, insomma, è stato un incidente, ecco. Sì. Che però l'incendio è stato molto vasto. Sì. Quanto ha bruciato? 369 ettari. Cioè tutta sta zona? Tutto. Ecco perché l'acqua poi ha scavato. Perché ovviamente gli alberi, la Non vegetazione teneva non più c'era. niente, non teneva l'acqua cascava sulla sabbia e via. C'è stata una Certo. lesione. E Benissimo. poi c'è stata l'eruzione dopo, A luglio. a dopo luglio 3 di anni, questo luglio. Di quest'anno. dopo 3 anni, è Praticamente è creato- un'eruzione che ha fatto uno straterello Questo piccolo impermeabile. parassisma ha polverizzato le rocce fino a uno stato più sottile della sabbia e insieme anche ai vapori derivanti dall'evaporazione della lava che cadeva a mare si è incementata su tutto ciò che era sabbioso Ok. e quindi aumentando la superficie di raccolta dell'acqua. Certo, non andava più giù Ma scorreva e quindi superficialmente. scorreva. Esatto. Il parossismo è praticamente il momento apicale più intenso di un'attività eruttiva. Solitamente il parossismo è associato a vulcani a condotto aperto, proprio come lo Stromboli. Hai mai avuto paura tu che sei da 50 anni qua per il vulcano? No, per il vulcano no. Mai. Per il vulcano, se mi voleva fare fuori in 30 anni di lavori, quante volte ti vuoi fare fuori? Non è una scelta, eppure ne ho prese di esplosione anche sulla testa. Però In che non senso hai che preso? le pietre passavano sopra la testa. Non era arrivato il momento nostro di chi c'eravamo lì, è finito lì. C'era Quando hai avuto questa esperienza? Che, 97. nel 97, dov'eri? Ero su in cima su quel costone lì, perciò in tutta quella esplosione, se ci voleva fare fuori, là eravamo bruscolini. Certo. Invece non ci ha toccato a nessuno, ci sono cascati
le pietre vicine, ci siamo cagati sotto, però. Quella di Stromboli è una solitudine di comunità, una comunità fatta di strombolani, di espatriati e comunque di chi decide di passarci dei mesi o qualche anno. E vi sembrerà assurdo, ma a Stromboli in proporzione nascono più bambini che in terraferma, che in Italia è un'isola feconda. A circa un centinaio di chilometri o poco più in linea d'aria da Stromboli c'è la montagna. L'Etna è uno stratovulcano di circa 500.000 anni ed è il più alto vulcano dell'Europa continentale. A differenza di quanto si pensa solitamente, non è un semplice cono vulcanico con una sola bocca eruttiva, ma è un complesso sistema vulcanico che nell'ultimo mezzo milione di anni ha visto la formazione di numerosi edifici vulcanici e crateri. Innumerevoli eruzioni e colate di lava sono venute fuori da centinaia di punti. L'Etna non è stato, o non è stata, dato che molti catanesi gli attribuiscono fattezze femminili, soltanto una montagna che sputa fuoco, ma il simbolo attorno al quale un'intera comunità è cresciuta. È proprio un simbolo che mette insieme il fuoco del vulcano, il mare a due passi, questa terra fatta di lava e il suo futuro. Il simbolo che vedete su questo berretto è stato creato da un designer catanese, Giuseppe, ma che tutti lo chiamano Bob, che seppur con estrema semplicità ha voluto dare una geometria a questa relazione di elementi. Bob l'abbiamo incontrato proprio a Catania. Cosa ci vedi? 4 colori e tanti triangoli. Tanti triangoli? Sì. Beh, il nero è l'Etna, il rosso è la lava, l'azzurro è il mare all'orizzonte, il bianco qualcuno pensa sia il cielo, però è il futuro. Questa è la pura essenza. È il futuro. Il futuro. Ora, questa è pura geometria, ma Sì. rappresenta la pura essenza di Catania, di chi siamo. È il nostro c'era una volta. Tutto in questa città, anche il terreno su cui siamo, è stato creato grazie all'Etna, che sputava questa lava e veniva raffreddata dal mare. Questa città è stata costruita 7 volte. È molto semplice, no? È voluta questa semplicità. Beh, certo, è immagino. voluta perché non è il logo di una città, è un simbolo di una città. Qual è la differenza tra logo e simbolo? Il logo è un'entità commerciale. Il logo ha delle regole, il logo appartiene a uno. Un simbolo deve poter appartenere a molti. Ok. Le persone progettano i simboli e poi i simboli progettano nuove persone. Però questo è un simbolo indipendente, ovvero non l'ha voluto nessuno, non è del comune. È democratico, delle persone per le persone e chiunque vuole può usarlo. Dietro quelle linee c'è proprio la volontà di avere un linguaggio universale. Non devi essere un artista per poter disegnare il territorio a cui appartieni, devi avere una matita e fare 3 linee e colorarci dentro come i bambini. Quanto tempo ci hai messo per disegnarlo? 3 minuti, lì, non è che ci vuole. vero, ci credo. 12 anni. Ecco. 12 dai. Siamo fortunati, in questo territorio siamo sovrastati da questo enorme vulcano che noi chiamiamo Etna, Mamma, chiamalo un po' come vuoi, che però ci mette tutti d'accordo. C'è una relazione con il nostro vulcano che è, io la definisco malsana nel senso buono. Gli dobbiamo chi siamo, chi eravamo, ma soprattutto gli dobbiamo chi saremo. E l'unica cosa che possiamo fare è portarlo in giro, anziché il nome solo della città, l'essenza pura geometrica, in modo che anche un alieno che non sa parlare e scrivere le nostre lingue, se mai visiterà questo territorio, potrà portarlo con lui. Polpette Guarda che c'è lì. Polpette, questo è il cibo tipico di questa città, di Catania, di cavallo. Di cavallo. Cioè il sabato sera scendiamo, siamo in Ma strada. anche il venerdì, il giovedì, sì, che sì. il sabato sera, lunedì mattina, no, lunedì mattina. Cioè un po' tutti mangiano carne di A cavallo. Catania lo street food in strada è panino con fettina di carne di cavallo o polpetta. Ah, proprio panino, pan. Cioè, è il più facile, è il più facile. Con da Con solo. semplicemente il salamariglio. Che- Lo che spiega sarebbe- Zaira che è Zaira. culinaria. L'amariglio non è altro che il condimento a base di olio, aceto, spezie
e un pizzichino di sale che condisce questa Così che lo fa meraviglia. andare giù bene. Sicuramente Catania con Napoli ha molte cose in comune. A guardare le due città certe volte pare di non ricordarsi se ci si trova nei vicoli della città siciliana o in quelli del capoluogo campano. Anche a Napoli, nei Campi Flegrei, abbiamo fatto un incontro in trattoria. Una trattoria che sta proprio sotto le fumarole di Pisciarelli, uno dei luoghi dove la presenza dell'attività vulcanica è davvero evidente. La tua paura più grande sono i terremoti o è un'eventuale eruzione? Io ti devo dire la verità, io dell'eruzione non ho paura. Non ho paura perché l'eruzione è una botta. Arrivederci, io ho paura dei terremoti, perché il terremoto, se mi crolla la parete o mi crolla il tetto, io posso rimanere viva sotto le macerie. Che la prima scossa forte, stiamo parlando che era intorno al 2016-2017, che era sempre verso le 3 di notte, mi sono svegliata nel sonno di questa scossa. La mia paura più grande era mia figlia che stava nell'altra stanza. Ma lei come vive questa cosa? Lei non ha paura. Lei non ha paura? E quella è la mia cosa, che lei non scappa neanche quando fa il terremoto. Dice mamma, fatta, è finita, vai, beh, questa cosa non mi fa vivere bene. Che ho fatto venire pure i vigili del fuoco a casa a farmi il piano di evacuazione, come devo scappare se si blocca il cancello. Hanno detto signora, è più facile, è più veloce saltare dal balcone, anzi aprire la porta e far uscire poi gli altri condomini dal suo balcone. Saltare dal balcone? Sì, perché io sto a un mezzo piano e basso. Ah, ok. No, buongiorno. Non c'è alcuna correlazione tra, almeno i dati scientifici, che sono una cosa fondamentale, tra l'odore più forte e la scossa, se verrà o meno. Assolutamente no. Ma può essere una volta, può essere una coincidenza, due volte. Sì, però magari tante scosse che avvengono quando non ci sono quando non sì, ci le c'è fa la anche tutta quando voi, non c'è. che è fondamentale. Però la correlazione è che quando c'è puzza sicuro fa scossa. Sicuro. Però la scossa ci sta pure quando non c'è puzza. Vabbè, comunque tu Capito? parli con persone che non è che noi siamo degli esperti. No, certo. E in base a delle nostre esperienze, come ti ho detto, noi siamo nati in questo quartiere, quindi noi la mattina, io quando mi sveglio la prima cosa vado a guardare si sta a Fumarolo. Quando io ero piccolina, no, abbiamo fatto geografia, geologia, già a scuola elementare. La mia maestra ci portò fuori nel cortile della scuola. Dice, voi guardate tutto intorno, tu se ti guardi tutto intorno, no? Dice, voi vedete le montagne. Ha detto, quelle non sono montagne, ha detto, quello è il cratere del vulcano, noi ci siamo dentro. A pochi chilometri da Agnano, dove si trova la trattoria d'Annunzia, svetta lui, il Vesuvio, affascinante e al contempo spaventoso, soprattutto dopo la famosa e distruttiva eruzione del 79 d.C. che, come sapete, seppellì la vita di Pompei ed Ercolano. Nonostante questo, le sue pendici sono densamente popolate e c'è tra quelli che vanno via anche chi ritorna a vivere qui per scelta. Persone vivono vicino o su vulcani attivi? Tu ti sei dato una risposta? Io credo che chi può va via, chi non può resta. A volte è anche una condizione di non avere nulla da perdere, se non la propria terra, che poi in effetti è la cosa che per molti è importante. Tu ti affacci e sei in linea d'aria a, non so quanto saranno, 2 chilometri, 3 chilometri dal cono. È una relazione molto intima con questo vulcano. Ho vissuto anche per quasi 10 anni insomma, all'estero, quindi insomma per me... Dove? Ero in Germania, poi sono stato a Vienna, poi di nuovo in Germania. Quando sono ritornato avevo un po' paura in un certo senso di ritornare in un posto dal quale non sai veramente se ne uscirai, come ne uscirai, ecco. Però sei voluto tornare qui? Sì, sono voluto tornare qui, ma perché comunque ho un legame anche insomma, con questo posto e mi affascina. Questa colata lavica è del 1760, questa è proprio una veduta in effetti della strada, la via Reggio delle Calabrie, la strada maestra. Questa dove siamo noi? Sì, questa dove siamo noi, e qui vedi in giallo e in effetti questo palazzo qui. Durante tutto il 700-800 ha sopravvissuto a tante colate laviche e eruzioni del Vesuvio. Secondo me il concetto di convivenza è un concetto che non vive solamente nel presente, ma appunto, come dici tu, è vissuto anche in passato.
Certo. La convivenza col vulcano c'è da sempre e probabilmente ci sarà sempre. Se ci pensi, l'eruzione del 79 d.C. del Vesuvio, che è stata una delle più potenti, ha distrutto Pompei e Ercolano, nonostante quello le persone hanno detto, hanno pensato, noi rimaniamo qua, noi siamo qua. Anche il Vesuvio non è stato sempre lo stesso. L'edificio vulcanico attuale è nato all'interno di un altro vulcano, un vulcano più grande e antico, il Somma, da cui deriva il nome, complesso vulcanico Somma Vesuvio. In origine quindi esisteva il Somma, un vulcano, come ho detto, molto più grande del Vesuvio odierno, originatosi probabilmente a partire da 39.000 anni fa. Grandi eruzioni distrussero parte di questo vecchio edificio vulcanico e al suo interno nacque il Vesuvio. La silhouette del Vesuvio, così come siamo abituati a vederla da Napoli, ce l'avete presente? Ha due gobbette, no? Tipo così. Quella a sinistra è il Somma, una parte del Somma. Quella a destra è il cono del Vesuvio. Così non ve lo dimenticate più. Il Vesuvio, a differenza di Etna e Stromboli, è a condotto chiuso, è tappato dalla sua ultima eruzione, quella del 1944, avvenuta quando Napoli si era da poco liberata nelle sue famose 4 giornate e le truppe alleate erano ancora in città. Questo tappo spiega perché un'eventuale futura eruzione potrebbe assumere un carattere più esplosivo. A proposito del Vesuvio, ho conosciuto una persona che da più di 30 anni, per passione, colleziona documentazioni, testimonianze scritte, disegni antichi, foto in ogni formato, impresse su lastre, sui vetrini e ovviamente anche su pellicola. Quella di Vincenzo Marasco, ora vedrete, è una collezione di stampe e negativi tra le più ricche sulla storia del Vesuvio. L'ho incontrato proprio nel suo studio dove custodisce il suo prezioso tesoro. Wow, è tridimensionale, fantastico. Questa è la colata lavica è entrata nel paese e c'è gente ovviamente che spala, tenta di spalare la lava è un po' difficile. La lava è un po' complicato. Questo è bellissimo. Su questo sperone, esatto. Tutta la gente che era lì per guardare. Qui a Bosco Tre Case e praticamente c'era una processione, la processione di Sant'Anna, che la portavano incontro alle lave sul vallone Izzo, con la speranza che potesse intercedere per fermare appunto la colata di lava che purtroppo non si è fermata ma ha proseguito fino a Torre Annunziata. In quel caso lì i torresi portarono in processione la Madonna della Neve, che è questa qui, e la leggenda narra che proprio un ufficiale di artiglieria usò sfidare la Madonna facendo un segno a terra con la sciabola e gli disse in dialetto: se tu sei vera vergine, fremma sta brutta bestia prima che passa sto segno. E la lava si fermò. E Torre fu salva. Quando vedo un'immagine del genere, devi sapere che io ho sempre avuto un sogno ricorrente. Sono a casa dei miei, zona collinare di Napoli. Sono nel soggiorno, improvvisamente sento un boato e avverto qualcosa e dico: caspita, ma sta succedendo. Questo nel sogno. Esco dal balconcino, faccio la scala a chiocciola che dà sul terrazzo dei miei, salgo su, mi giro verso sud e vedo questo. Mentre inspiro fortemente, boom, mi sveglio. Tu che hai sempre vissuto qua, secondo te, ad una prossima eventuale futura eruzione, le persone di qua come reagirebbero? Io penso innanzitutto con stupore. Poi dopo la meraviglia e poi magari la paura, sai, perché si vedrebbero al cospetto di un qualche cosa mai visto prima. Qui non c'è più la consapevolezza della montagna, cioè di quello che è il Vesuvio. Mia nonna,
che era del 1913, Ok. diceva: noi quando eravamo piccole, mia mamma, la nonna Luciella, quindi mia bisnonna, dormiva con la borsa a piruliette. Pronta Ho detto tutto, a partire. pronta a scappare. E oggi le persone non ce l'hanno la borsa Oggi pronta. no, andremo vicino a una località che noi chiamiamo Montagnelle, Che sono ste montagne? che sono praticamente le bocche eruttive del 1760-61. Ci sono dei piccoli coni Esatto. laterali. Noi Quindi andremo questi monticelli. Esatto, davanti a queste prime 3 colline, Ok. che è qui dove noi abbiamo la sede e dove abbiamo piantato in questa zona qui circa 6.000 alberi. Andiamo. Ciao Silvano, come va? Tutto bene, Sta a tutto posto? bene. Entriamo? Andiamo. Anche con un po' di neve, i residui di neve. Noi siamo qua. Questi sono i due questi bocche sono i vulcaniche. 2 conetti. I conetti, questo qua è il Colle Sant'Alfonso e quello lì detto i Che sta Cavandoli. più- Eccolo là. Eccolo Dove c'è là. la chiesa sopra. È impressionante comunque quanto era grande prima il vulcano Somma. Dal punto di vista di genesi del vulcano, il Vesuvio e il Somma sono la stessa cosa. Esatto. Cioè il sistema, il condotto è lo stesso. Sempre lo stesso. Poi questa struttura chiaramente è andata semidistrutta, ma poi dopo, poiché l'apporto c'è stato, si è ricreato un cono all'interno della struttura primordiale. Ragazzi, ma vi rendete conto? Siamo letteralmente su una colata lavica. Andrea, siamo su una colata lavica del 1985. Siamo arrivati a circa 1000 metri di altezza. 1000 di quota. Sopra Castiglione? Dobbiamo arrivare a 1700, eh? 1700, ce la sì, facciamo? sì, sì. Let's go. Dai, andiamo. Felici? Come? Sempre. Felici? No, io Qui lascia sempre. stare, io sto come un bimbo. Beh, se mi metti su una moto, figurati su una colata lavica, cioè. Va benissimo. No, tra l'altro, ottimo lavoro. Dici? Sì, sì. Vabbè, per essere un pivello non sono caduto ancora. Allora, andare su un vulcano non è per tutti, è un terreno abbastanza complesso. Beh, almeno quello lo conosco. Andiamo. Io sono un grande appassionato di moto e non ho resistito alla tentazione di fare enduro, d'altronde insieme ad un pilota professionista, Gaetano Scuderi, su delle colate laviche. È stato sensazionale. Gaetano, insieme ad Antonio, che già mi aveva dato lezioni di surf, mi ha accompagnato lungo le ripide salite dei terreni etnei e mentre ci avvicinavamo al rifugio Citelli, una delle tappe del nostro viaggio, ci siamo trovati a zigzagare tra le auto in coda. La prima domenica di sole, dopo giorni di maltempo e nevicate, aveva attirato una folla di famiglie desiderose di godersi le pendici imbiancate del vulcano, anche giustamente. Ma arrivati al parcheggio del rifugio, vedendo un elicottero dei soccorsi lì fermo davanti a noi, abbiamo capito che non si trattava di una domenica come le altre. E stanno salendo i nostri a dare manforte alla finanza per recuperarli.
Proprio mentre arrivavamo, quel giorno di festa per qualcuno si è trasformato in tragedia. Sta andando verso nord. No, sta posizionando per fare una manovra col vericello per recuperare il ferito e i soccorritori. Ah, perché il ferito dov'è che è in questo momento? In un canalone qui che scende dietro questo cratere. Ok. Quel 26 gennaio l'Etna è stato teatro di vari incidenti che hanno purtroppo causato la morte di 2 persone, una di 60 anni e una di 17 anni, e purtroppo anche il ferimento di una ragazza. In ogni momento in cui la natura dimostra la sua potenza, una piccola distrazione, una minuscola disattenzione o la più banale delle sfortune possono sfociare in una tragedia. Non esiste il rischio zero, lo dico sempre, in natura il rischio zero non può esistere, ma possiamo cercare di ridurne l'incidenza affidandoci a comportamenti attenti, all'esperienza, alla ragione e alla prudenza. Per diversi motivi tutti i vulcani attivi possono essere pericolosi. Vi faccio qualche esempio. Nel luglio del 2019 una violenta esplosione dello Stromboli, un parossismo, tolse la vita a un escursionista di 35 anni originario di Milazzo. Altro esempio, dal 2017 la Solfatara di Pozzuoli, uno dei crateri più conosciuti dei Campi Flegrei, è chiusa al pubblico. Sapete perché? Perché ci fu un tragico incidente, una famigliola perse la vita, 3 persone persero la vita, unico superstite il figlio piccolino. Chi è nato e cresciuto in un luogo vulcanico ha una percezione diversa rispetto alle altre persone. Io ho vissuto a Napoli fino a 24 anni. Nei Campi Flegrei ci andavo sin da bambino a fare i bagni con gli zii, con la famiglia. Il sabato poi esci con gli amici a Pozzuoli, ci sono un sacco di localini. Ti diverti, non percepisci il vulcano. Cresci in una sorta di normalità che poi porti con te anche in età adulta. Noi qua stiamo al centro della bocca di questo vulcano. È molto probabile che un'eventuale eruzione possa proprio avvenire da qua. Ma certo. Un minimo di timore ce l'hai? No, secondo me ho un'attenzione, però facendo il vulcanologo ovviamente io sono molto attratto da questi luoghi. Cioè per me questa è, voglio dire, anche questo rumore, questa vita, proprio questo respiro è ovviamente per me molto importante, però è soprattutto importante sapere che attraverso questo noi investighiamo continuamente quello che accade in profondità. Andando là che temperatura c'è? Arriviamo a 96-97 gradi. Nel fango? Nel fango, sì. 96-97 gradi? Sì. La comunicazione è fondamentale perché noi siamo al centro della caldera e in questa zona ci sono 500.000 di persone, è una zona abitata, quindi perciò bisogna. Sì, qua siamo dentro al vulcano, le case siamo dentro al vulcano. Le case sono dentro al vulcano. Ora rispondiamo ad una domanda. Si possono prevedere le eruzioni? La risposta è sni. A parte gli scherzi, mi spiego. Per i vulcani a condotto chiuso, tendenzialmente chiuso, prima di un'eruzione si hanno dei segnali. Cosa si ha? Si ha un aumento dei sismi e dei cosiddetti tremori vulcanici, si registra una deformazione del suolo e si registra un cambiamento della composizione chimica dei gas. Noi oggi cosa monitoriamo dei nostri vulcani? Proprio i terremoti, la deformazione del suolo e la chimica dei gas. In gergo si parla di analisi geofisiche, geodetiche e geochimiche.
Questi sono i 3 fattori chiave che oggi, integrati tra loro, possono suggerire un'eventuale imminente eruzione. Occhio però, occhio, non sempre un'intensa attività pre-eruttiva si traduce in un'eruzione. Quindi che vuol dire? Vuol dire che può fare un bel casino e poi fa cilecca. In altri termini, i segnali premonitori possono dar luogo a dei cosiddetti falsi positivi. E qui monitoriamo chiaramente i Campi Flegrei, ma anche il Vesuvio. Certo. E anche Stromboli e Ischia. E Ischia. Questi sono i Campi Flegrei, questo è il Vesuvio. Suddivisi per tempo di accadimento. Questo è l'ultimo evento che è avvenuto. La Stellina, ultimo evento. E poi abbiamo i rossi, sono i terremoti, gli epicentri dei terremoti dell'ultima settimana, e via via fino a... E la grandezza il diametro di questo cerchio ci indica la magnitudo. Questi sono i risultati delle analisi della nostra rete GNSS del Vesuvio, di Ischia e di Campi Flegrei, dove noi vediamo sia la deformazione verticale, questo up, dal confronto tra sensori posti, tra GPS posti in aree diverse, ma anche la componente orizzontale, laterale. Ovviamente è molto importante questo, perché ci dà indicazioni sulla velocità di deformazione, ma anche sulla deformazione orizzontale, se si allunga o no, ma anche rispetto al suo andamento tipico, se ci sono aree che vanno in maggiore deformazione. Vedi questi segnali, questo sorta di noise, però molto simile. Beh, questi sono risultati di attività antropica. C'è un'attività antropica, in questo caso questo abbiamo capito che è un cancello che si apre e chiude, per esempio, oppure abbiamo su una stazione in particolare, possiamo vedere il treno della Cumana che passa, quindi l'alta sensibilità, ma anche il problema principale che noi abbiamo. Siamo in un'area a fortissima urbanizzazione, quindi con forte noise antropico, e questo ovviamente è il motivo per il quale abbiamo bisogno poi di installare stazioni in luoghi più silenziosi, o addirittura sensori in profondità per ridurre questo la rumorosità. Il rumore di fondo. Fermi. Riflessione. Immaginiamo che voi ed io siamo le istituzioni. Dobbiamo prendere delle decisioni. Immaginiamo di dover prendere delle decisioni come evacuare i Campi Flegrei, cioè una zona a rischio vulcanico in cui vivono 500.000 persone. E immaginiamo di doverlo fare con dei dati, delle analisi, osservazioni che però non garantiscono certezze, perché i dati, le osservazioni e le analisi lanciano degli allarmi. Questo è il loro ruolo. Bene, arriva un periodo in cui ci sono dei terremoti continui, la chimica delle fumarole cambia un pochino. Che facciamo? Evacuiamo o non evacuiamo? Evacuiamo pur sapendo che una crisi di terremoti può svanire nel nulla, senza alcuna eruzione? E se facciamo evacuare 500.000 di persone e non arriva nessuna eruzione? La popolazione cosa penserà di noi? Quanti penseranno che siamo stati allarmisti? Al contrario, se invece non facciamo evacuare e arriva un'eruzione, magari ci diranno che abbiamo nascosto la verità. Questo esempio ve lo faccio non per difendere le istituzioni necessariamente, chi se ne, scusate il francesismo, ma semplicemente per farvi capire che le decisioni che sono prese da chi governa davanti ai fenomeni naturali, ai grandi fenomeni naturali, non sono uno scherzo, sono tremendamente difficili e complicate, indipendentemente dall'orientamento politico. Nel 2019 allo Stromboli c'è stato un parossismo, cioè un'eruzione veramente improvvisa. È stata anche bella, è stata una bella botta. D'altronde una persona, un ragazzo, purtroppo è morto. Lì veramente non si è visto niente prima. Allora, cioè i dati, non abbiamo misurato nulla. Ci sono studi e c'è un grosso sforzo dell'istituto anche per riconoscere queste fasi attraverso dei segnali, per esempio, che possono indicarci che il vulcano si sta rigonfiando rapidamente, per esempio, e quindi c'è tutta una rete, per esempio, di latometrica. In questa stanza abbiamo 2 persone che si occupano
esattamente di questo, ma anche segnali tiltmetrici di inclinazione del suolo. Sono questi segnali che insieme ad altri possono darci indicazioni su questo. In questo caso però sono processi molto rapidi, quindi decine di minuti prima, perché caspita. il condotto è aperto, quindi questi batch di magma salgono ad una risalire velocità incredibile. dal 2006. Vedi come si sono mossi i sensori di questi mareografi che utilizzano il livello del mare per capire quanto il suolo si deforma, e poi c'è. E dal 2006 siamo e dal 2006 a più... siamo oramai a quasi 140 centimetri. Questa è una camera termica di Stromboli. Sì. Ecco, guarda qua. Guardala guarda qua. Beh, ma che fortuna. Pum! Piccola esplosione a Stromboli. Comunque, nonostante io sia un geologo, se ci fosse un'eruzione ora, mi cagherei un po' sotto. Quando arrivi a Stromboli col traghetto, tu apprezzi ovviamente il vulcano, che è magnifico, ma in realtà stai apprezzando il 10%, perché l'altro 90% sta praticamente qui dove stiamo andando noi. Qualche giorno fa arrivo con un amico napoletano che non se l'aspettava, appena visto il radetto. Wow, ma qua la terra è raputa. Sì, la terra è aperta. è squarciata. Ci siamo. Sono curioso di vedere la tua faccia. Anche io. L'emozione sale. Benvenuto. Oh! Giù. Benvenuto. Davanti a quello spettacolo, a quegli spruzzi incandescenti che anticipavano il boato, eravamo lì a bocca aperta. Ti piace Vulk come nome di questo documentario? È un po' un neologismo, no? Secondo me. È quello che poi... ti basta per riferirti a un vulcano, poi. Vulcano, togli la O, vulcan, ok, vulca, ok, sempre vulcano. Vulk. Vulk è ancora vulcano, se è vul no. E quindi vulk. Poi la gente se lo ricorda, secondo me. Hai visto il documentario? Come si chiama? Vulk. Facile. Il sabato salivate su col caffè, invece delle Il birre caffè lo col facevamo su. Lo facevate su? Che aspettavamo l'alba. Quindi 45 minuti mettevo la macchinetta e si faceva il caffè. No. No. Cioè, pazzi però, pazzi. Però se me lo proponi io vengo, Ci andiamo, quest'estate torni e ci andiamo. Porto la moca mia. Wow! I love you too! Hai saputo qualcosa nel dettaglio? Cioè come è successo? Incidenti dovuti forse alla noncuranza e alla poca attenzione che si fa per via della bella giornata che c'era oggi. Giornata di sole, senza vento, la neve era tutta gelata. Un attimo di disattenzione, scivoli e poi giù lungo il pendio. Ma secondo te è stato cioè queste persone erano
avevano una conoscenza di base di questo ambiente, oppure no? Probabilmente qualcuno dell'ambiente di montagna sì, era gente attrezzata che faceva sci alpinismo. Magari succede spesso che chi arriva da fuori, da altre montagne, sottovaluta un po' l'Etna. Perché l'Etna? Perché è un vulcano? Perché è vicino il mare? Però è una montagna a tutti gli effetti, sono pur sempre 3.400 metri. La quota, l'esposizione dei versanti, come tutte le altre montagne, non cambia perché è un vulcano ed è in riva al mare ed è in Sicilia. Sole, neve, domenica. Domenica. Sono 3 segnali purtroppo che magari ti lasciano intendere che potrebbero esserci dei problemi statisticamente per quello che abbiamo visto noi qui a Rifugio in questi anni. Tanta gente la domenica va a fare la passeggiata al centro commerciale e con la stessa facilità raggiunge le strade di montagna in 20 minuti, in mezz'ora, quindi passi dalla riva del mare in quota, c'è la neve, è bella, piace a tutti la neve, i bambini per giocare, però nasconde comunque i suoi rischi. Secondo voi quanta consapevolezza c'è veramente del vulcano? Perché questa struttura dove siamo ora è in un piccolo cratere. È all'interno di un cratere, sì. Paradossalmente qui possono arrivare persone che entrano a Rifugio e ti chiedono scusa, ma dov'è il vulcano? Per arrivare al vulcano? Cioè non si rendono conto che già ci sono sopra. A scuola tu studi tutto per grandi linee, anche giusto così perché si devono studiare tante cose, ma non hai la concezione reale di quello che sia questo posto. La vogliamo prendere quella carta che mi hai fatto vedere prima? Sì, perché al no? volo? Certo. Prendiamola un attimo. Questo chiaramente è nord, allora, quindi noi siamo... siamo qua. Questo puntino qua è un piccolo cratere dove siamo noi in questo momento. Tutto quello che è pseudocircolare e qui sono bocche eruttive. Esatto, tutti questi cerchietti sono tutti crateri, quindi vuol dire che da questi cerchietti c'è stata almeno un'eruzione. Sono tutti crateri monogenici, 100% sono monogenici. Che significa monogenici? Monogenico vuol dire che sono stati attivi solamente per un evento eruttivo, quindi solo one per shot. Esatto, one shot. Okay. Dopodiché è impossibile che l'attività si verifichi nuovamente dallo stesso punto. E come dicevano gli altri ragazzi, qui ce ne sono circa stimati 250-300 quelli visibili. Quindi l'Etna non è un cono, è una zona vastissima, piena di buchetti e fessure da dove può uscire del materiale. Cioè l'eruzione può essere decentralizzata, chiaramente. Diciamo che un ragazzo di 20 anni locale non ha coscienza o memoria che ci possa essere un'attività laterale. La forma attuale dell'Etna ha cominciato a delinearsi solamente negli ultimi 100.000 anni. La sua forma e la sua altezza in realtà continuano a cambiare. Ad ogni eruzione l'edificio cresce, alcune parti collassano, altre si accrescono, insomma è in continua evoluzione. Passata la notte al rifugio, la mattina dopo ci siamo preparati per risalire le pendici del vulcano. Si comincia a intravedere qualcosa? Sì. Poi ragazzi, praticamente tutta questa sabbia questa piove giù, viene giù dal cielo, da lì, come pioggia nera. La maggior parte di questa sì, cratere di sud-est. Wow. In linea d'aria quanto dista il cratere, la sommità? Saremmo a 4 km. Wow. Siamo nella celebre Valle del Bove. Un deserto di lava. Giusto per intenderci, tutta la parte nera che vedete, tutta, è lava solidificata.
Di fronte a noi la parte più scura a monte sono le colate più recenti, quelle più a valle un po' più chiare, le più antiche. E la cosa figa è che questa valle si è formata non perché prima ci fosse un fiume, ma è il risultato di una serie di collassi dei centri eruttivi precedenti la cima attuale, diciamo l'ultima fase evolutiva del vulcano. Queste sono betulle, eh? Sì, questa è la betulletta più a sud di Europa. È una specie che si è adattata dopo l'ultima glaciazione, quindi un relitto glaciale. Si è adattata in questi luoghi ed è unica, infatti si chiama Betula aitniensis, proprio endemica di queste zone. Questi conetti che vediamo sulla nostra destra, quando sono venuti fuori? È l'eruzione del 1865, una piccola bottoniera. Eccoci, siamo sui monti Sartorius. Sartorius. Sono quanti conetti? 6 conetti allineati lungo la stessa linea di frattura. Quindi sono 6 piccoli vulcani allineati lungo questa direzione. Esatto. E risalgono al 1865. Da qui è incredibile, ma si vede lo Stromboli. Eccolo là, siamo a circa 130 km in linea d'aria e si vede chiaramente. Nel corso del Novecento l'Etna ha avuto in media 4 eruzioni ogni 10 anni. In realtà, e questo bisogna dirlo, le vittime legate all'attività eruttiva sono state rare. Le ultime risalgono all'eruzione del 1979, che purtroppo causò la morte di 9 persone. Mentre l'eruzione del 2002 fu così potente e importante che fu denominata l'eruzione perfetta. Chiariamo una cosa, perché spesso ci si confonde. Vulcano ed eruzione vulcanica non sono sinonimi. Cioè il vulcano, inteso come edificio vulcanico, è la conseguenza di un'eruzione, di una o più eruzioni. Cioè il vulcano sta lì perché l'eruzione vulcanica caccia materiale vulcanico che poi si ammassa andando a formare solidamente un cono vulcanico. Le eruzioni vulcaniche, a loro volta, sono classificate in base al grado di esplosività. Da quelle cosiddette hawaiane, cioè più tranquille e caratterizzate da colate laviche, tipo quelle delle Hawaii, alle ultrapliniane segnate da esplosioni mostruose. Ma cosa definisce la violenza di un'esplosione? La pressione, cioè i gas contenuti nel magma. Maggiore la quantità di gas, maggiore sarà l'esplosività. E voi giustamente mi potrete chiedere, in base a cosa varia la quantità di gas? Dipende dalla fluidità del magma. E ora vi faccio un esempio per farvi capire, ma soprattutto per non farvi dimenticare il concetto. Andiamo. Ah, mi metto un camice, se no mi faccio una schifezza. Perché? Perché qui abbiamo del miele e qui dell'olio da cucina. Ora che faccio? Attraverso questa cannuccia soffierò in questi due fluidi per vedere cosa succede. Il mio soffio, l'aria che sto espirando, riesce ad attraversare facilmente
l'olio. Che succede col miele? Devo fare molta più forza, ma poi si sente dal suono, sentite come più impressione, sentite. Ecco, nel primo caso, in un fluido meno viscoso, come l'olio, è più facile liberare i gas. In quello più viscoso, come il miele, i gas passano con maggiore difficoltà, rimanendo intrappolati. E quando i gas restano intrappolati, le eruzioni sono più esplosive. Ma cosa determina la viscosità del magma? Fermi, perché siamo arrivati al dunque. La chiave è data principalmente da un elemento che si chiama silice. Un magma con poca silice sarà molto fluido, tipo come l'olio, e quindi intrappolerà meno gas. Nel caso contrario, un magma con tanta silice sarà più viscoso, sarà bello tosto, così tosto da intrappolare i gas, aumentando quindi la pressione e quindi il grado di esplosività. La composizione chimica è l'elemento chiave che determina lo stile eruttivo di un vulcano. Dopo aver visitato i Monti Sartorius, cioè quei vulcanetti allineati sull'Etna, Vincenzo Marasco, quindi ripassiamo al Vesuvio, l'archivista del materiale storico che avete visto prima, ci ha portato a visitare dei vulcanetti analoghi lungo il fianco laterale della montagna. Proprio in quella zona, nel 2017, dei terribili incidenti hanno interessato tutta l'area, distruggendo 1600 ettari di bosco. Un evento così drammatico che a guardare il vulcano da Napoli sembrava fosse un'eruzione. Oggi quel bosco sta tornando a vivere grazie all'opera di chi ha deciso di non arrendersi alla sua fine. Qui nel 2017 è stato l'inferno. Sì, qui c'è stato un incendio devastante. Tutta l'area parco è stata percorsa dal fuoco. Mi ricordo che appena scoppiò questo incendio, io ero a Parigi. Arrivarono le prime immagini con questo Vesuvio col fumo. Terribile. E quindi ci fu chi pensò che potesse essere in eruzione, chiaramente non era un'eruzione. Immagina tu che noi eravamo qui anche tentando di arginare lì dove possibile l'avanzata del fuoco. Il problema principale che si è sviluppato come incendio di chiomo. Cioè incendio sulle chiome dei pini, fiamme alte tra i 40 e i 50 metri. I mezzi aerei ovviamente hanno provato a bagnare la vegetazione oltre le fiamme per fare in modo che le fiamme si riducessero in intensità, ma con quella caloria evaporava l'acqua almeno a 200-300 metri di distanza. Quindi gli incendi hanno distrutto tutto, insomma. In parole povere sì. Le fiamme si sono fermate perché non c'era più niente da bruciare. Non c'era più niente da bruciare, hanno ridotto la propria intensità invece quando sono arrivati nei boschi di latifoglie. Oh, oh, oh. Woo! Woo! Che bomba! La cosa figa è che sono tutti allineati secondo un asse, perché evidentemente tutti si impostano su un sistema di fratture che corre verso sud, no? Vi propongo una cosa, 1 minuto di silenzio davanti a lui seduti. Sì, sì. Io mi siedo, sediamo. Noi sediamo qua, vedi? Si va là, si va. Mi metti il cappuccio. Ci volesse una sfogliatella. Wow, vero? Oppure un bel bobarruto. Ma ce l'abbiamo una sfogliatella? No. Silenzio. Ogni vulcano ha il suo silenzio. E se il suo pendio
come questo dell'Etna innevato, diventa avvolgente. Una cosa inaspettata è che qui ci sono piste da sci, seggiovie, impianti. Sull'Etna si scia e si scia anche con vista mare. Ti è capitato che le persone dicano siete pazzi? Sì, assolutamente. Perché assolutamente. Siamo su un vulcano attivo. Assolutamente sì. Anche un'altra cosa appunto pazza è quello che c'è sotto la neve. La neve ricopre tutto, ma sotto abbiamo appunto la roccia vulcanica che non perdona perché è molto appuntita. Infatti le nostre tavole sono tutte con delle ferite, no? Adesso devi seguire come se stessi camminando. Il flusso, il flow. Eccoci. Ciao ragazzi. Marco, Andrea, Riccardo, Luca. Allora dimmi una cosa, quante volte sei sceso da qua con un'eruzione da là? Tante volte, delle volte ci ha fermato perché la cenere cadeva sulle piste. Quindi da bianco diventava nero. Il gioco, esatto. E voi non ve ne fregate una mazza, continuate con Siamo tutto il nati vulcano. qui. Quindi pazzi al quadrato. Questi sono dei solchi che... Questo è snowboard su un vulcano. Fa parte del gioco. Andiamo, vai ragazzi. Sì, andiamo a cercare Let's go, ragazzi. let's go. Qui si scia anche durante le eruzioni e la domanda che sorge spontanea è: da cosa dipende questa connessione incondizionata, apparentemente sconsiderata, tra uomo e vulcano? Perché questa relazione? C'è un'attrazione intrinseca tra uomo e vulcano, viscerale. E non è solo una questione di fertilità dei terreni, indubbia. Io credo che i vulcani siano la massima espressione di vita, ma proprio di questo pianeta. Vita. E noi siamo attratti magneticamente da tutto ciò che è vivo. Perché diamo fuoco a questa cosa? Beh, per scassare via il vecchio e dare passo al nuovo, tutto ciò che di nuovo può arrivare. Più forte, Santa Buona, Santa Buona, ecco niente raggio nuovo, e da chi l'hanno forte, ma c'è chi più la morte. E come s'hanno vista chi stanno, fanatici e d'anno, tutto che sta bella pomertà, azione. Purtroppo però a volte ci dimentichiamo che proprio questa vita può anche uccidere. La convivenza con i vulcani probabilmente accompagnerà per sempre la nostra esistenza qui, sulla Terra. E l'unica cosa che forse può salvarci dalle loro eruzioni devastanti, è la cultura. E la cultura io la immagino sempre come... Sapete cosa? Come una scalinata di 3 gradini. Il primo gradino è la conoscenza, la base. Ecco perché serve la ricerca e la divulgazione. La conoscenza poi ci dà modo di essere consapevoli e la consapevolezza è la condizione necessaria per agire al meglio. La cultura è conoscenza, consapevolezza e azione.
Questo documentario è stato possibile grazie a tutte le persone che ci hanno sostenuto attivamente, cioè i nostri mecenati. Grazie mille mecenati. L'abbiamo realizzato con il loro contributo e questo loro contributo ha permesso di renderlo gratuito e libero per tutti. E questo è lo spirito della nostra missione, Missione Cultura.